Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi parliamo di 10 espressioni molto usate nella conversazione quotidiana, nella lingua di tutti i giorni, con il verbo andare. Sappiamo che andare è uno dei verbi più usati in italiano, insieme per esempio a fare, tenere, portare, eccetera. Il video di oggi fa parte di una serie che ho iniziato un po' di tempo fa proprio sulle espressioni fisse con i verbi più comuni della lingua italiana. Queste espressioni fisse si chiamano collocazioni. Una collocazione è una frase in cui troviamo delle parole che i parlanti nativi usano sempre insieme. Per esempio, fare la doccia. Questa struttura non può essere diversa, deve essere sempre così. Questo è il concetto di collocazione. Quindi, oggi parliamo di 10 collocazioni con il verbo andare, che sono le seguenti: andare d'accordo, andare giù, andare nel pallone, andare a braccio, andare a genio, andare di fretta, andare a ruba, andare a spasso, andare a rotoli, andare a monte. Iniziamo dalla prima, andare d'accordo. Andare d'accordo con qualcuno significa avere un buon rapporto con quella persona. Se io vado d'accordo con Riccardo, significa che io e Riccardo abbiamo un buon rapporto. Andare d'accordo con qualcuno. Questo è molto semplice, però è molto importante perché si usa molto nella lingua di tutti i giorni e poi questa è una struttura fissa. Andare d'accordo con qualcuno. Dobbiamo usare sempre il verbo andare. Vediamo la seconda collocazione, che è andare giù. Questa si usa principalmente con la negazione, non andare giù. Se dico che qualcosa non mi va giù, sto dicendo che qualcosa mi infastidisce. Se dico il suo comportamento non mi va giù, significa che il suo comportamento mi infastidisce, mi dà fastidio, non mi va giù. Quindi non andare giù è una collocazione che usiamo principalmente con la negazione, non mi va giù. La terza espressione è andare nel pallone. Andare nel pallone significa andare in confusione. Andare in confusione. Se dico durante la presentazione Stefania è andata nel pallone, sto dicendo che Stefania è andata in confusione, ha perso il filo del discorso, si è distratta, è andata in confusione, non sapeva più ciò che doveva dire. Andare nel pallone. La quarta frase è andare a braccio. Andare a braccio. Questa frase significa improvvisare. Andare a braccio significa improvvisare. Per esempio, devo tenere un discorso. Non preparo il discorso perché quando salgo sul palco vado a braccio, improvviso. Dico quello che mi viene da dire sul momento. Vado a braccio. Non è sempre una buona idea. A volte lo è, a volte no. La frase successiva è andare a genio. Se dico qualcosa mi va a genio, significa che qualcosa mi piace. Mi va a genio, mi piace. Per esempio, una persona può andare a genio a qualcun altro. Quindi se dico Sara mi va a genio, significa che Sara mi sta simpatica. Quindi qualcosa che va a genio è qualcosa che piace, qualcosa di positivo, qualcosa di gradevole, che può essere una persona
o una situazione. La frase successiva è andare di fretta. Attenzione alla preposizione qui. Andare di fretta. Andare di fretta. Quando andiamo di fretta? Quando siamo in ritardo. Se siamo in ritardo, di solito andiamo di fretta, cioè facciamo tutto molto velocemente perché dobbiamo sbrigarci. Questa è molto semplice, in realtà è molto intuitiva come frase. La cosa che voglio sottolineare è la preposizione di. Poi la frase successiva è andare a ruba. Andare a ruba. Se dico quei biscotti vanno a ruba, non li trovo mai al supermercato. Significa che quei biscotti sono popolarissimi, tutti li comprano e quindi io non li trovo mai al supermercato. Se qualcosa va a ruba, significa che è molto molto popolare. Le persone vogliono quella cosa. Vediamo la terzultima frase che è andare a spasso. Andare a spasso significa camminare, andare in giro, ma senza una meta. Se io vado a spasso, cammino per la città, ma non ho una meta finale. Semplicemente vago per il piacere di andare in giro a camminare, non per raggiungere una destinazione. Questa frase può anche essere usata con un'accezione negativa se vogliamo dire che qualcuno non fa niente tutto il giorno. Per esempio, se dico con un tono arrabbiato, vai sempre a spasso. In un contesto ben preciso, questa frase potrebbe avere un'accezione negativa, con il significato di sei sempre in giro, vai sempre a spasso, non fai mai niente. Quindi dipende ovviamente dal contesto, dalla situazione e dal tono. Va bene? La penultima frase è andare a rotoli. Andare a rotoli significa andare male. Se un progetto va a rotoli, significa che va male. Immaginate una frana. Un progetto va a rotoli. E infine, l'ultima frase di oggi è andare a monte. Se qualcosa va a monte, significa che viene annullato. Per esempio, il matrimonio è andato a monte. Significa che il matrimonio è stato annullato. Se io ti chiedo, insomma, come va? Stai organizzando la festa? No, è andata a monte. Cioè, è stata annullata. Niente più festa. È andata a monte. Allora, questo è tutto per oggi. Spero che queste frasi vi siano utili. Sicuramente per capire le conversazioni e i dialoghi quando leggete o guardate un film o ascoltate un podcast e magari anche per le vostre conversazioni, perché potreste voler usare attivamente queste frasi. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito a guardare anche le altre lezioni della stessa serie sugli altri verbi e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!